Eccoci di nuovo qui a parlare di talenti in LEAS. Oggi siamo in compagnia di Fabio Bartoletti che in LEAS si occupa di magazzino e pianificazione. Oggi è in un'altra veste, appunto in veste di talento, e con lui vogliamo parlare della sua passione per il mondo dello sport. Buongiorno Valentina. Sì, parlavamo di talento, ma io non mi sento un particolare talento, solo che mi ha colpito appunto la passione che è legata ai sogni e il calcio. Per me, ho iniziato da bambino a giocare a calcio e era legata appunto al sogno di diventare calciatore professionista. Ovviamente sono pochi quelli che riescono a diventare calciatori professionisti e col tempo, diciamo, la passione e i sogni sono cambiati, come cambiano tante cose nella vita, e ho seguito la passione per diventare allenatore, quindi per trasmettere quello che magari potevo sapere, conoscere e magari anche quello che non mi è stato insegnato a me da bambino nel mondo del calcio. Ecco che dopo aver giocato appunto ho iniziato a allenare, ho fatto corsi di specializzazione, quindi poi ho preso il patentino dell'UEFAB, della FIGC, quindi quello Coverciano praticamente, per intenderci, il settore tecnico federale di Coverciano, e poi ecco, parallelamente a quella che è stata la mia vita normale, lavorativa e familiare, ho portato avanti questa passione. E oggi ecco, è venuto fuori questa opportunità di parlare di passioni, quindi ecco, per me è passione ma comunque un sogno. Tu mi hai detto che hai iniziato da bambino. Sì. Cosa ti ha spinto all'epoca? Cosa ti ha fatto avvicinare a questo mondo? Avevi un idolo? Chi era il tuo idolo? È lunga la cosa. Allora, il calcio nasce per la strada. Da bambini bastava un pallone anche di carta per iniziare a giocare. E ovviamente vedevi la televisione, vedevi gli idoli che giocavano, e io sono andato a finire a Fiesole, e quindi per me quando avevo 10 anni era Baggio, che è il mio idolo, il Divincodino, e quindi ho iniziato a giocare a 6-7 anni con i compagni di scuola, delle elementari, e eravamo sempre nel campo da calcio o in giardino tra l'altro un mio amico aveva un terreno in campagna, i genitori, e proprio il mio migliore amico, e i nostri genitori ci avevano fatto il campo da calcetto con le porte, quindi noi eravamo sempre con un pallone. Tipo Ollie e Benji, no? Quel pallone a casa. Cosa ti sentiresti di dire a un bambino, a un ragazzo che vuole avvicinarsi al mondo del calcio? Cioè, se dovessi dargli magari qualche consiglio? No, secondo me i consigli non vanno dati ai bambini, perché i bambini sono spontanei, sono naturali e sono genuini, e i consigli andrebbero dati ai genitori e a chi si occupa appunto di calcio. Infatti una cosa che mi ha spinto a parlare di questo è proprio noi spesso sento dire il calcio sono 22 persone che corrono dietro un pallone, invece no, il calcio è veramente tanto di più, perché nel calcio c'è la squadra. Sono persone che vanno dietro alla squadra perché tutto questo sia possibile, e spesso la gran parte sono tutte persone comunque che dedicano del tempo per passione, appunto, anziani, genitori. Io avevo il babbo che mi portava sempre al calcio, mi seguiva dappertutto, e senza di loro questo non sarebbe possibile, perché a livello dilettantistico non è la Serie A. Però il calcio è anche il singolo che fa la differenza, quindi il talento del singolo ma la forza della squadra, è l'emozione dell'abbraccio dopo che hai segnato un gol, è fatto anche di professionalità, perché bisogna insegnare tante cose ai bambini, e per insegnarle le devi conoscere, le devi capire. Non è detto che chi sa giocare a calcio sappia anche insegnare.
Quindi tornando alla domanda, perché sennò poi dopo tornando alla domanda principale, bisogna creare una cultura che è la cultura dello sport, la cultura del sacrificio, della passione appunto, ma la cultura del sacrificio, del lavoro e del divertimento. Quando una cosa la fai con passione è molto più leggera, la fai veramente con il sorriso, ecco. Il calcio e il lavoro che tu svolgi in LEAS sembrano due mondi molto lontani. Secondo te c'è qualcosa che li accomuna? Tantissimo. Ecco, hai detto all'inizio ti occupi di magazzino e di pianificazione. Io sono arrivato qua come magazziniere 4 anni e mezzo fa e piano piano poi ho fatto il responsabile del magazzino per un periodo e poi mi è stato chiesto appunto di occuparmi di pianificazione perché c'era questa necessità in azienda. Io ovviamente ho accettato. E cosa lo sport ha in comune con il lavoro? Secondo me sono molto legati, è un binomio proprio, nel senso che nello sport devi impegnarti, devi guadagnarti il posto, specialmente in uno sport di squadra, ma anche in uno sport individuale, se vuoi competere devi arrivare primo. In uno sport di squadra invece ti devi relazionare con le altre persone, in azienda è la stessa cosa, nel senso lavori con una squadra perché non puoi fare tutto da solo. E quindi in una squadra c'è bisogno di lavorare insieme, che ognuno faccia il suo ruolo, ma che si riesca anche a dare di più di quello che è il proprio ruolo. E quindi ci vuole sacrificio, impegno, allenamento, ci vuole, come si diceva prima, il talento e ci vuole anche quello che corre anche per gli altri, che magari corre di dietro in silenzio e non primeggia. Ecco, tutte queste cose qui sono secondo me veramente a stretto contatto e diciamo che lo sport alla fine è una palestra per la vita, quindi impari tante cose che poi ti servono nella vita e anche nel lavoro e secondo me anche nel lavoro, anche per il lavoro, puoi imparare qualcosa dallo sport. Ti ringrazio Fabio per la tua testimonianza, credo tu abbia toccato degli argomenti e dei punti che poi possono dare luogo a riflessioni ulteriori e quindi nuovamente grazie. E do appuntamento a tutti voi a presto con un nuovo talento.